pronti questa serie di consigli per una scrittura più efficace. Il consiglio di cui voglio parlarvi adesso è riscrivere. Riscrivere è una cosa che può portare i vostri testi a un livello molto più alto. Il buon Hemingway la dice in un modo molto, la tocca piano, dicendo: ogni prima scrittura è merda. E lo dice proprio riguardo alle sue cose. Hemingway scriveva, riscriveva, tagliava, e poi García Márquez prende questa frase di Hemingway pari, diremmo oggi, ritwitta Hemingway e dice: come dice Hemingway, ogni prima scrittura è merda. Persino loro, 2 premi Nobel per la letteratura, la vedevano così. Abbiamo tutto il tempo di trasformare quella cosa che viene fuori in una prima stesura in qualcosa di migliore. Nella vita non sempre si riesce a farlo, anzi non si può di solito rimangiarci le parole, tornare indietro. Invece nella scrittura possiamo fare tante cose e riscrivere, operare sul proprio testo, aggiungere dettagli, ma soprattutto togliere, sono le operazioni principali. Come si ottiene un testo senza sbavature, senza ripetizione? Come si riesce a farla breve, come dicevo nell'altro video? Come si può riuscire a farla breve? Togliendo tutto ciò che è superfluo. Abbiamo tutto il tempo che vogliamo per cercare la parola giusta, abbiamo tutto il tempo che vogliamo per sostituire un personaggio con un altro. Se decidi di eliminare un personaggio non si fa male nessuno, non muore nessuno nella realtà, e quindi il costo è minimo, è solo il vostro tempo. Però proprio per questo, se vogliamo ottenere un testo forte, bisogna tornarci sopra. Ognuno ha il suo metodo, la scrittura in fondo è qualcosa di artigianale e ogni scrittore è un artigiano che lavora a modo suo, quindi non ci sono formule e modi di lavorare migliori in assoluto, bisogna trovare il proprio, ma tutti comprendono in qualche modo una fase di progettazione, quella che abbiamo visto nello scorso consiglio di pensare prima di scrivere, e una fase di riscrittura, tornare sopra il testo, perché nel momento che sei lì con la penna in mano, il foglio bianco, non puoi fare tutto, diciamo fai un terzo del lavoro, un altro terzo lo fai prima pensandoci, o tra una riscrittura e l'altra pensandoci, e nella riscrittura, nella correzione, ma non parlo della correzione degli errori. Il punto è, per esempio, guardare e dire: che stile ha la mia pagina? Probabilmente se è la tua prima stesura non avrà uno stile molto definito, però potrebbe avere delle caratteristiche, magari già alcune caratteristiche forti. Come si possono rafforzare? Come si può rendere questo stile qualcosa che pervade tutto il testo? Se c'è una parte molto divertente, è nel punto giusto, questo personaggio funziona e regge tutta la storia, manca ancora qualcosa? Oppure, riguardo ai dettagli, ci sono troppi aggettivi? Uno scopre che gli vengono bene certe serie di aggettivi, allora continuiamo su quella linea lì. Oppure usa un sacco di accapi, può essere una caratteristica stilistica, ma non puoi farlo per 4 pagine e poi senza motivo smettere di farlo. Allora o sei uno che va a capo spesso, o sei uno che non va mai a capo. Decidi di fare come Saramago, che nei suoi dialoghi, almeno in Cecità, non metteva le virgolette. Ok, ma me lo fai per tutto il romanzo, me lo fai per tutto il racconto almeno. Ecco, tutte queste cose, nel momento in cui scrivi, magari, insomma, Saramago all'inizio le metteva le virgolette in Cecità, poi a metà gli è venuto il modo di fare i dialoghi senza virgolette, vedeva che funzionavano. In Cecità ci stanno particolarmente bene, perché è un mondo in cui tutti sono ciechi e non sai chi sta parlando, e quel po' di confusione minimo che si crea ci sta bene. Allora ha detto: guarda un po', funziona, e l'ha messo come caratteristica che tiene insieme tutto il romanzo. Non è che all'inizio ci sono le virgolette e poi spariscono. Soprattutto non succede senza motivo di cambiare stile. Quindi trovi il tuo stile e cerchi di dargli una forma e un'uniformità, naturalmente togli gli errori,
dei quali alcuni sono ossessionati, oddio c'è scritto, che ignorante, allora gli errori poi capitano anche ai migliori, il refuso capita, ok, non è la fine del mondo, non vuol dire essere grandi ignoranti, naturalmente certo anche correggere i refusi, che sia corretto il testo, ma qui sto parlando di altro, di un passo in più, dare un'unità di punto di vista, di stile, di contenuto. E questo si può ottenere solo grazie alla riscrittura. Tornando sul testo. Carver faceva anche 16 versioni di alcuni suoi racconti, ogni volta descrive che al tempo negli anni 70-80 dice vado a farlo battere il mio racconto da una che ha un computer, lo stampa, poi io ci torno sopra, cancello finché ci stanno cancellature della pagina, poi lo riporto a fare battere da questa che è il computer, lo stampa, torno e ci rimetto le mani fino a che, ecco, lui arrivava a farne 16 volte, poi le dava al suo editor Gondolish che ne tagliava la metà e così è nato Dove ce l'ho, di cosa parliamo quando parliamo d'amore, che ora naturalmente ecco questo libro, che però è anche questo libro, questa è la versione che ha dato Carver non tagliata, questa è come gliel'ha tagliato il suo editor, è la metà, dopo aver fatto 16 versioni di ogni racconto. È un caso estremo quello di Carver e Gordon Lish, ma veramente indagando un po' tutte le interviste, tutte le situazioni in cui gli scrittori hanno descritto come ottengono quello che riescono a fare, come riescono a scrivere, tutti pensano prima di scrivere, come abbiamo visto nell'altro video, e tutti riscrivono dopo. Non si improvvisa.